Ciao a tutti, benvenuti su Mentitaro. Oggi vediamo come di consueto le previsioni per il prossimo mese, in questo caso settembre 2023. Vedremo in amore, vedremo nel lavoro e vedremo in generale le energie di questo mese. Come al solito abbiamo tre varianti fra cui scegliere, però prima mi presento per chi non mi conosce. Sono Minti di Mentitaro, sono una tarologa e una cartomante e mi dedico a aiutare i lettori tarocchi a raggiungere un livello professionale di lettura e a iniziare la loro attività professionale con i tarocchi attraverso programmi di gruppo e individuali. Se volete più informazioni a riguardo vi invito a scrivermi a mintitaro@gmail.com oppure su Messenger mi trovate come Ales Minti appunto in Facebook. Qui abbiamo tre varianti, la prima è l'onice bianca, la seconda è l'aventurina verde e la terza è un bellissimo pezzetto di marmo bianco che sbrilluccica tutto. Come al solito vi invito a stoppare il video, a prendervi il vostro tempo per seguire la vostra intuizione e scegliere quindi la variante che più vi comunica, che più vi ispira. Dopodiché potete benissimo scorrere il video fino ad arrivare al capitolo che descrive la vostra variante. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Ed eccoci alla prima variante, quella della onice bianca, e vediamo subito le energie per questo mese di settembre con le carte del karma. E abbiamo la regina delle messi dell'aria. Questa è una carta di disillusione, è come se il mondo rimasse contro e quindi manifesta anche una certa rabbia, un certo disappunto, manifesta anche un voler sfuggire dalle proprie responsabilità, nel senso che quando qualcosa non va bene, questa carta sta dicendo diamo più che altro la colpa a dei fattori esterni, quindi scarichiamo la nostra rabbia su persone, su eventi che ci capitano, persone che ci circondano, l'ambiente in cui ci muoviamo, che non sempre poi è giusto. Insomma, comunque bisogna un po' scavare a fondo per sapere dove in realtà noi possiamo agire per migliorare la nostra situazione. Comunque sicuramente non è una carta felicissima, è un po' di disappunto. Adesso vediamo però i dettagli con i tarocchi. Dunque, settembre inizia con il 6 di denari, l'appeso, il re di coppe, poi a metà mese abbiamo la giustizia, la luna, la regina di bastoni e a fine mese abbiamo il 2 di bastoni, il 4 di spade e l'8 di spade. E poi la ultima carta che fa un po' da chiusura della stesa, abbiamo il 7 di denari. Dunque vi dico subito che effettivamente è un mese di attesa, di pausa. Ci sono molte carte che lo dicono. Abbiamo innanzitutto l'appeso all'inizio del mese, che è una carta appunto di pausa forzata, devo dire, nel senso che vi sentite un po' come questo personaggio appesi al chiodo e incapaci di muovervi. Vedete, sia le braccia che la gamba è appesa a questo tronco, a questo albero. E poi abbiamo la luna, che comunque indica uno stato così di confusione, di non
di pensieri che vi limitano, di non sicuramente chiarezza mentale, e poi abbiamo il 4 di spade e l'8 di spade che indicano appunto l'incapacità di muovervi, di agire verso una direzione qualsiasi. E quindi è sicuramente un mese in cui regna un po' così questa situazione di fermo, però le carte stanno dicendo che dovete comunque far buon uso di questa pausa, anche se forzata. Sicuramente non vi fa bene accumulare risentimento, però vi fa bene aspettare, perché il 7 di denari sta dicendo che comunque l'attesa ci sarà, però è anche proficua, nel senso che comunque qualcosa sta nascendo, qualcosa sta crescendo sull'albero. Vedete, questo contadino sta aspettando che i frutti si maturino. Sicuramente ci sono dei ritardi, magari vi aspettavate dei risultati prima in settembre, questo mese, però non vedo che ci siano. Ciò non toglie che secondo le carte questa pausa va vissuta meglio, perché comunque i risultati si vedranno più in là. Magari non adesso, però più in là. Dunque l'inizio del mese inizia subito appunto con questo appeso, che è la carta diciamo più preeminente in questo trittico di carte. In generale vi vedo appunto incapaci di muovervi, magari state aspettando appunto un aiuto esterno da parte di qualcuno con questo 6 di denari. Vedete, c'è questo personaggio che dà dei soldi a i poverelli, no? Diciamo, quelli davanti alle chiese appunto in epoche passate, che magari appunto non sono sufficienti, non lo considerate non un aiuto sufficiente, però c'è questo re di coppe che vi vede comunque all'inizio del mese tendenzialmente ancora in un atteggiamento abbastanza calmo, abbastanza padrone di se stesso, nonostante le acque turbolente, no? Vedete, questo re, colui che sa gestire le proprie relazioni, ma anche i propri sentimenti, le proprie emozioni, e ha questo trono in mezzo all'acqua con delle onde abbastanza movimentate, però è comunque calmo nonostante appunto le acque turbolente, ecco. Questo atteggiamento calmo, diciamo che come dire, lo vedo un po' cambiare a metà mese. Vi vedo un attimino più come dire, volete iniziare a muovervi, a prendere delle decisioni, e comunque dovete in realtà prendere delle decisioni, perché c'è la carta della giustizia che indica anche una situazione in cui siete in parte forzati a prendere delle decisioni, o comunque state aspettando. Poi lo vedremo quando faremo la parte diciamo del lavoro, diciamo dei temi un pochino più pratici. Magari aspettate la decisione di qualcun altro e siete appunto pieni di dubbi, pieni di come dire, anche paure, perché questa decisione da parte di qualcun altro appunto ha delle influenze nella vostra vita e non sapete, perché ancora non sta arrivando. Quindi direi che in generale questo mese è comunque sì, effettivamente questa giustizia io la vedo molto come se voi steste attendendo una risoluzione, una decisione da parte di qualcuno, magari un'istituzione, un qualcosa, e qualcosa di più ufficiale, e questo vi crea diciamo varie ansie, come vede, come mostra la carta del mondo.
è qualcosa a cui tenete molto, come fa pensare appunto la regina di bastoni, che è un'energia molto risolutiva, che vorrebbe muoversi, vorrebbe continuare avanti con le proprie azioni, invece è frenata da questa decisione, da questa risoluzione che sta aspettando. A fine mese vi vedo molto bloccati, voi vorreste appunto pianificare ulteriori mosse, ulteriori percorsi con il 2 di bastoni, ma appunto non riuscite, siete in pausa forzata, quindi niente, il mese vi dice comunque di aspettare e di far buon uso di questo momento di attesa, magari appunto pianificando ulteriormente, cercando anche un piano B nel caso che il ritardo continui per un lungo tempo, e non sentirvi comunque appunto impossibilitate ad agire, perché in realtà qualcosa sta ancora nelle vostre mani. Vedete, questo personaggio ha il globo fra le sue mani, quindi comunque ha il potere di ehm, pianificare il proprio futuro, pianificare i propri progetti, quindi potete benissimo utilizzare questo momento di pausa per creare, organizzarvi ancora meglio per quando la decisione verrà presa, oppure pianificare un piano B nel caso in cui la decisione o comunque come la risoluzione non sia a vostro favore. Questo diciamo in generale. Dal punto di vista lavorativo vedo che sicuramente si parla di una decisione legale, con la carta della giustizia. Può essere un contratto che state aspettando sia come dipendente che come una compravendita, un contratto da parte di un cliente se siete un libero professionista. Avete appunto questa ansia e voglia di pianificare, di crescere, ma vi sentite molto bloccati in questo periodo, in questo mese. Nulla, le carte vi stanno dicendo semplicemente che è un momento di attesa e dovete pazientare, perché comunque arriverà non in settembre, probabilmente il mese successivo, come indica il 7 di denari. Potete aspettare, alcuni vorrebbero magari appunto un contratto, state aspettando anche del denaro, alcuni di voi, con il 6 di denari ovviamente, però appunto è un qualcosa che implica una compravendita, un accordo legale, ecco, con la carta della giustizia. Nulla è perduto, però insomma non sembra arrivare, cioè questo mese non lo vedo, non mi sembra che riusciate a ottenere quello che volete. Però appunto evitate uno sconforto, perché comunque tutto ancora in gioco, ecco, mettiamola così. Per quanto riguarda il livello amoroso, io sinceramente non vedo grandi novità. Se siete single non vedo nuove storie, vi sento molto bloccati anche dal punto di vista amoroso, non si muove assolutamente nulla sotto il sole, per cui se siete anche in coppia non vedo grossi cambiamenti, ecco. Ci possono essere appunto degli accordi con il vostro partner o comunque che influenzano la coppia in generale, ci possono essere delle titubanze, dei dubbi su come muoversi a livello di coppia dal punto di vista di progetti in comune, che possono essere per esempio la compravendita di una casa,
dei progetti legali in comuni, eccetera, però non vedo appunto niente che si muova sotto il sole in questo mese di settembre. Adesso vediamo i consigli delle carte per i compiti a casa e abbiamo la carta dell'insegnante. E questo è quello di praticamente comunicare, è una carta, un archetipo che ci ricorda di far uso delle proprie conoscenze, delle proprie esperienze e di darle anche al servizio degli altri, quindi fare uso delle vostre conoscenze, delle vostre ehm, capacità per poter appunto pianificare al meglio i successivi passi nel momento in cui finalmente questo blocco si dissolverà. Ecco, questa è una carta molto importante, sia quella dell'insegnante, del maestro, che quella del 2 di bastoni, perché indica di non aspettare passivamente, bensì appunto di prepararsi al momento in cui questa pausa verrà a interrompersi, ecco, e tutto ritornerà a muoversi nel verso voluto. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile, fatemi sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere like, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto attivare la campanella per non perdervi i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto, ciao! Ed eccoci alla seconda variante, quella della venturina verde. Vediamo subito le energie generali questo mese con la carta del karma. E abbiamo l'angelo custode dell'aria. Questa è una carta di cambiamenti abbastanza portanti e anche veloci, perché vedete come vola come il vento, appunto, no? Questo angelo, e quindi sì, ci sono dei cambiamenti che arrivano, non necessariamente soltanto dal punto di vista intellettuale, quindi nuove idee, nuove ispirazioni, ma proprio anche a livello pratico, che può riguardare sia la sfera lavorativa che sentimentale. Adesso vediamo i dettagli con i tarocchi e iniziamo il mese di settembre con il 4 di bastoni, l'asso di spade e il 10 di bastoni, e a metà mese abbiamo il 3 di bastoni, il re di coppe e il paggio di spade, e poi abbiamo il 3 di denari a fine mese, la carta del mago e il 7 di spade. Poi l'ultima carta che chiude un po' la stesa è il 4 di spade. Dunque, il mese inizia con un bel lasso di spade che secondo me fa pandan con l'angelo custode dell'aria, perché è un forte segno di affermazione di sé. È come se la stessa spada dell'angelo la brandiste voi stessi e prendeste una decisione che è importante per voi all'inizio di questo mese. È un momento dove in cui state finendo un'attività dei progetti col 10 di bastoni, state portando a termine un progetto e questo vi porta a un senso di stabilità. È il momento di celebrare, è il momento di creare delle basi solide per il vostro futuro, come indica il 4 di bastoni. E quindi, come dire,
avete, diciamo, il potere, voi stessi, vi sentite in mano questa spada, come fosse appunto un segno di vittoria, un segno di potere che voi potete appunto decidere del vostro futuro, e questo è un segnale abbastanza forte. Vedo una forte energia all'inizio del mese di settembre, continua per tutto il mese, perché nella fase centrale vediamo il 3 di bastoni, che è una carta di investimento nel proprio futuro. Questo signore ha investito nell'iconografia Rider-Waite-Smith in un carico che ha comprato e che sta arrivando in porto, sta aspettando i frutti del proprio investimento e come dire, domina dall'alto, no? Le sue proprietà che stanno rientrando a casa nel porto. Vestito un po' così, in maniera ricca, un po' da anche antico romano, mi dà l'idea, e quindi praticamente la decisione che avete preso all'inizio, questa fase che state portando a termine, che vi porta a immaginare un nuovo futuro, vi porta anche a investire nel vostro futuro a metà mese. Voi siete nell'energia del re di coppe, quindi un'energia calma, un'energia equilibrata dal punto di vista emotivo, e il paggio di spade indica appunto che riceverete delle notizie, che avrete dei messaggi che appunto vi permetteranno di investire e vi faranno ragionare in maniera appunto equilibrata sul vostro futuro, su come investire nel vostro futuro. L'ultima parte del mese vi vede collaborare con altre persone, con il 3 di denari, appunto per creare un progetto in comune. Voi siete nell'energia del mago, cioè appunto qualcuno che crede in se stesso, che ha le risorse, gli strumenti intellettuali e materiali per portare avanti i propri progetti e raggiungere i propri obiettivi. State attenti, perché il 7 di spade indica sicuramente una vostra volontà di essere strategico, di essere strategici, di usare il cervello, di cercare un attimo di capire come muovervi anche a livello appunto di ragionamento, però può indicare anche che vi mettiate nella posizione di rischiare mosse non eticamente molto corretti. Non è che sia questa una carta di cioè non è che giudica l'operato, è una carta neutra, però appunto può indicare che il vostro voler strategizzare, il vostro muovervi un po' alla chetichella, senza aprirvi diciamo magari ai vostri compagni di lavoro, come che sono mostrati nel 3D di denari, non sempre dà un riscontro dei benefici positivi, appunto, ecco. Quindi in generale comunque potrete avere la tentazione appunto di non aprirvi, diciamo, ai vostri colleghi di lavoro, tenere per voi delle informazioni, usare un po' di strategia nel bene e nel male. Questo, diciamo, quindi in generale ci sono dei forti cambiamenti decisi da voi, perché c'è l'asso di spade, che è proprio la vostra decisione di portare a fine dei progetti finalmente che hanno richiesto tanta energia da parte vostra, col 10 di bastoni, che vi hanno dato la stabilità necessaria per investire ulteriormente nel vostro futuro. Riceverete appunto delle informazioni importanti che vi aiuteranno appunto a investire su di voi. Inizierete un progetto a fine mese, necessiterà una forte volontà da parte vostra, perché comunque il mago è una carta di volontà, di determinazione.
dovrete fare un po' di strategia. Questa strategia può implicare anche il non muovervi immediatamente, tant'è vero che c'è poi il 4 di spade che indica una pausa, probabilmente cioè a fine mese. Queste due carte insieme indicano appunto che non agirete immediatamente, ci sarà una pausa vostra per appunto strategizzare, per prendere delle vostre decisioni, per muovervi con più calma rispetto a quanto preventivato in anticipo. Probabilmente appunto non inizierete questo progetto a fine settembre, ma un pochino più in là, probabilmente a ottobre. Questo in generale. Dal punto di vista lavorativo c'è una vittoria, c'è una vittoria al lavoro, ci sono delle celebrazioni che farete, un progetto che finalmente completate, volete appunto investire sul vostro lavoro, state pensando al futuro col 3 di bastoni. Mi dà l'idea che riceverete delle informazioni da una persona che è appunto rappresentata dal re di coppe, quindi una persona positiva, comunque equilibrata, che vi può aiutare e che vi permetterà appunto di investire, o comunque vi darà delle informazioni rilevanti per il vostro lavoro. Ci sarà un progetto, una crescita che progetterete appunto alla fine del mese. Anche in questo caso il 7 di spade insieme al 4 di spade indica che comunque non verrà iniziato immediatamente, ci saranno delle pianificazioni, delle strategie da portare avanti. Non c'è come dire, una trasparenza da parte vostra, dico non da parte di altre persone, perché per me, secondo la mia intuizione, voi siete rappresentati dal mago e il 7 di spade è accanto a voi, quindi mi dà l'idea appunto che siete voi a non aprirvi agli altri, a tenere delle informazioni per voi, probabilmente quelle che avete ricevuto prima, a metà mese, quindi agirete in maniera un po' alla chetichella, ecco, non in maniera molto trasparente. Questo porta però appunto a creare una pausa da parte vostra nel muovervi, cioè aspetterete un attimo per vedere appunto come poter muovervi. Dal punto di vista sentimentale c'è come se siete in coppia c'è una celebrazione, c'è un atto un progetto, una decisione che prendete in comune con il vostro partner, che porterà comunque tanta fatica con il 10 di bastoni. C'è un investimento nel futuro della coppia, ci sono delle attività che fate insieme per crescere appunto all'interno della coppia, però attenzione perché anche qui voi non siete particolarmente trasparenti con il vostro partner, e questo può portare appunto a magari dei disaccordi in futuro probabilmente. Quindi insomma secondo me dovete cercare di essere un pochino meno strategici e un pochino più aperti nei confronti del vostro partner. Se siete single, vedo dei messaggi da parte di una persona che è rappresentata dal re di coppe, che è una persona positiva, comunque trasparente, comunque affidabile, con cui potreste appunto creare un qualcosa di rilevante col 3 di bastoni, e vedo appunto che ci possono essere delle attività in comune, delle uscite alla fine del mese. Tuttavia anche qui strategizzate poco, cercate di essere un pochino più
come dire, un po' più spontanei, ecco, perché mi dà un po' l'idea che il mago più il 7 di spade, in questo contesto di primi appuntamenti o comunque di uscite insieme, può indicare una forte strategia sia da parte vostra che da parte dell'altra persona. Comunque ci sono in tutti i casi, per tutti coloro, per tutti voi che avete scelto l'avventurina verde, dei forti cambiamenti in questo mese, state mettendo delle basi per un futuro molto, che vedo di crescita, ecco, sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale, che di sviluppo personale. Adesso vediamo i compiti a casa e abbiamo la Vergine, l'archetipo della Vergine è colei che rimane pura, no? Simbolo di purezza, di spirito e di cuore, ecco. Secondo me appunto qui sta a indicare che bisogna evitare la strategia, bisogna essere trasparenti con gli altri, bisogna seguire, diciamo, rimanere, come dire, fedele ai propri valori intimi, ecco, se non altro. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile, fatemi sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, a attivare soprattutto la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi e noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella con il marmo bianco, e vediamo subito le energie del mese per chi ha scelto questa variante con le carte del karma. E abbiamo il possente guerriero dell'aria. Questa è una carta che segnala un po' di disappunto, di delusione per degli obiettivi che non riusciamo a raggiungere, perché le cose non arrivano come ce le eravamo aspettate. Vediamo però i dettagli con i tarocchi prima di entrare in disperazione. Allora, il mese inizia con la regina di spade, con il 7 di bastoni e la carta degli amanti. A metà mese abbiamo la ruota della fortuna, l'8 di spade, la carta dell'appeso, e poi a fine mese abbiamo la giustizia, l'asso di bastoni e la carta della morte. E alla fine abbiamo un bellissimo 6 di bastoni. Diciamo che effettivamente il mese non sembra il migliore che possibile, mettiamola così, però si riscatta verso la fine. Dunque, perché vediamo che voi dovete prendere una importante decisione, siete davanti a un bivio all'inizio del mese. Voi avete l'energia della regina di spade, cioè appunto qualcuno che decide in maniera razionale, in maniera decisa, che ha un obiettivo di lungo periodo, sta costruendo una visione per il futuro. Vedete, è una carta molto importante perché molto forte, perché ha questa mano che proprio dà la direzione, ecco. Però appunto siete costretti un po' a difendervi, a difendere le vostre decisioni, le vostre il cammino, diciamo, che volete prendere con il 7 di bastoni, cioè questo personaggio che sta un po' sotto attacco, appunto, no? Dagli altri bastoni che stanno sotto di lui, appunto.
È una decisione molto importante che indica un forte cambiamento per voi, e vedo che appunto a metà mese siete un po' bloccati, c'è qualcosa che arriva che vi blocca nelle azioni per tutta la metà del mese, perché abbiamo l'otto di spade e l'appeso che sono proprio dei sintomi di un'impossibilità di azione. Vi sentite anche un po' appunto con l'energia del guerriero dell'aria, cioè come dire, senza soluzione, come se non riusciste appunto a vedere come uscire da questa gabbia di spade che vi circonda, come è dipinta, no? Nella carta dell'otto di spade. Però a fine mese vediamo che c'è una risoluzione di questo momento di impasse, perché c'è un bellissimo asso di bastoni seguito dalla morte, che indica proprio un cambiamento profondo, un nuovo cammino, una nuova energia nell'aria che sblocca questo momento di impasse. Tant'è vero che dopo abbiamo il 6 di bastoni che indica proprio vittoria. Vedete questo personaggio che cavalca in maniera molto sicura di se stesso, con il simbolo della vittoria che è l'alloro, e la giustizia indica appunto che è un cammino che vi dà giustizia, cioè che vi meritate, che vi permette anche nel concreto di portare un equilibrio nella vostra vita. Quindi questo possente guerriero dell'aria riguarda soprattutto la parte, diciamo, centrale di questo mese. Io farei uscire una carta per capire un po' la ruota della fortuna, di che si tratta nello specifico. Ok, dunque è uscita l'imperatrice col 3 di spade, che indica comunque ci può essere ehm, una crescita bloccata, niente di più in definitiva, cioè voi state prendendo decisione importante per creare, questo dico in linea generale, poi vedremo nello specifico quando parliamo della situazione lavorativa e sentimentale, però appunto c'è questa crescita che viene bloccata, questo progetto probabilmente, diciamo in termini più generali, che avete in mente, in maniera come dire, dall'esterno, perché appunto di solito la ruota della fortuna indica comunque un po' la mano del destino, ecco, qualcuno che o qualcosa che agisce sulla vostra situazione e blocca, diciamo, questa fase di crescita, che però riprenderà successivamente a fine mese, in maniera ancora più vigorosa, con l'asso di bastoni, anche abbastanza importante. Sarà un cambiamento, una trasformazione profonda nella vostra vita, con la carta della morte finale, che indica proprio una trasformazione. Una bella carta di solito la morte, insomma, anche se apparentemente non sembra. Questo, diciamo, in linea generale, quindi una forma di affermazione all'inizio del mese, un cammino da scegliere, che crea anche conflitti con altre persone, con il vostro ambiente all'inizio del mese, un evento esterno che blocca il vostro percorso a fine mese, che però
verrà ripreso nel migliore dei modi a fine mese, appunto, il blocco a metà mese. Dunque, a livello lavorativo, voi avete appunto dei progetti, volete seguire appunto la vostra passione, siete però appunto in una, come dire, è una scelta che crea dei conflitti nel vostro ambiente, dovete difendere la vostra posizione, vi sentite anche un po' attaccati o comunque è una scelta non facile da prendere perché appunto magari è una scelta che implica una forte, in un ambiente molto competitivo, dovete appunto mettervi in gioco per raggiungere i vostri obiettivi. Questi verranno, diciamo, disillusi a metà mese, nel senso che vedo appunto dei blocchi, non ci sarà un'impossibilità da parte vostra di agire, come se il vostro progetto, il vostro sogno, la vostra possibilità di esprimervi venga bloccata appunto dall'esterno e questo vi porterà parecchio un po' di pena, ecco, mettiamola così, col 3 di spade, molti pensieri, vi vedrete molto sconfortati, senso di fallimento in generale, appunto a metà mese, però vedo che voi prendete una decisione molto importante o comunque si creano le basi per un'opportunità favorevole nei vostri confronti che vi permetterà appunto una trasformazione, un cambiamento profondo che vi faciliterà diciamo il vostro cammino, quello che volete prendere all'inizio del mese, anche in maniera concreta con la carta della giustizia. Può esserci un contratto, può esserci un cliente, può esserci appunto un'opportunità di lavoro molto importante e che implica un cambiamento abbastanza importante nella vostra vita con la carta della morte. In generale c'è un senso comunque di vittoria, quindi anche se inizialmente potrete subire un senso di sconfitta, di fallimento a metà mese, in realtà poi tutto si sblocca e vedo veramente un nuovo cammino, perché poi l'asso di bastoni indica proprio una nuova fase, molto piena di energia, di entusiasmo, quindi sicuramente si aprono delle porte a fine mese. Dal punto di vista sentimentale, ci sono vi vedo innamorati all'inizio del mese con la carta degli amanti, però la vostra razionalità vi porta ad avere dei conflitti con l'altra persona, col vostro partner o con chi frequentate comunque. C'è una separazione o comunque un litigio molto importante a metà mese, vi vedo molto isolati, un po' bloccati o comunque anche se siete in coppia c'è una sorta di incomunicazione tra voi e il vostro partner, però l'equilibrio viene a essere ristabilito a fine del mese. C'è questo asso di bastoni comunque che indica una forte passione. Io vedo che c'è un sentimento molto importante fra voi e il vostro partner o chi insomma frequentate in questo mese, però appunto c'è come una volontà di far valere la propria opinione con la regina di spade, che non sempre è utile all'interno di una relazione, quindi questo può portare appunto a una forma di incomunicazione. Un atteggiamento diciamo equo e pratico praticamente risolverà un po' come dire, la diatriba all'interno della coppia in maniera positiva col 6 di bastoni.
Vediamo che dicono i compiti a casa con gli archetipi. Abbiamo il bambino divino, questa bellissima carta che indica un credere in se stessi, nelle forze del creato, nelle forze spirituali che ci circondano, che ci portano a realizzare, manifestare i nostri sogni. Quindi non scoraggiatevi perché c'è questo bellissimo bambino di questo archetipo che vi sta a segnalare appunto che in realtà siete supportati, ecco, dal vostro spirito guida, dalle energie sottili, e quindi non scoraggiatevi, non cedete, diciamo, non buttatevi giù, continuate per il vostro cammino nonostante intoppi e ritardi che potreste appunto subire questo mese. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile, fatemi sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto, ciao!